Buongiorno a tutti, siamo qui con Luca Cucciniello, 26 anni, nato a Napoli, store manager della nuova sede della pizzeria da Michele, apertasi a fianco della storica sede centrale. Cominciamo subito ed entriamo nel vivo dell'intervista. Questa pizzeria è una tradizione di famiglia che va avanti da generazioni. Tu come hai iniziato? Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni, quando diciamo stavo quasi per finire la scuola, tra i 16 e i 18. Mio nonno voleva che, indipendentemente da quello che avessi fatto nella vita, voleva che comunque imparassi il mestiere del pizzaiolo. Quindi ai 18 mi ha inserito già vicino all'impasto, vicino al banco e ha voluto che continuassi la tradizione. Poi mi sono appassionato e ho continuato fino all'età dei 25, adesso mi hanno dato in mano questa posizione. Come ci si sente alla tua età ad essere a capo di un marchio storico per la città di Napoli? Allora, all'età di 26 anni imporsi su magari persone più adulte è un po' difficile, però comunque pensando che ci sono state tante cose alle spalle e quando sento le storie che magari mio nonno alle stesse età ha iniziato a fare la stessa cosa e anche magari familiari più vicino a me, diciamo mi carico di queste responsabilità e ci provo. Infatti è una bella cosa anche perché è gratificante a volte. Adesso tu hai parlato di familiari, noto delle foto storiche alle tue spalle. Potresti descriverci chi sono i soggetti raffigurati? Allora, qui sulla destra c'è proprio mio nonno, secondo da destra, e quindi fa capire un attimo da quanto tempo ci sta dentro. E qui invece sulla sinistra è proprio Michele che sta davanti a questo locale qua, il locale storico che prima era una trattoria e poi adesso è diventata questa pizzeria. Quindi fortunatamente abbiamo avuto questa foto di Michele davanti a questo locale. Questa nuova sede è stata aperta da poco. Com'è nata l'idea? A quale esigenza è dovuta questa nuova apertura? Allora, l'idea è nata dal fatto che l'affluenza di persone era eccessiva e quindi per, diciamo, diminuire i tempi di attesa per le persone abbiamo deciso di creare nuovi posti e quindi un nuovo ambiente per tutte le persone che venivano a cercare la pizza, anche perché, diciamo, è stato concepito un po' come un fast food, quindi che le persone subito si alzassero e subito se ne andassero. Diciamo abbiamo aggiunto dei posti in più per far sì che tutti quanti riuscissero a mangiare la pizza. Per la troppa attesa per parecchie persone andavano via. Questa nuova apertura risulta essere un'innovazione per lo storico marchio da Michele. Non avete però un po' paura di perdere l'identità? Ma l'identità no, perché alla fine i prodotti sono gli stessi, usiamo stessa metodologia di pizza, quindi gli stessi pizzaioli, anzi i pizzaioli che lavoravano di là sono venuti di qua, quindi l'identità la sentiamo sempre nostra. Abbiamo semplicemente allargato, diciamo così, abbiamo aggiunto un po' di velocità ancora di più alle nostre Hai mansioni. appena parlato della vostra pizza, ma quali ingredienti vengono utilizzati per realizzarla? Allora, noi abbiamo sempre usato prodotti semplicissimi da sempre, che sono farina, vabbè, per l'impasto diciamo farina, acqua e lievito, sale. Poi invece per quando condiamo le pizze usiamo pomodoro e mozzarella, quindi proprio la semplicità e olio e basilico. Quale tipo di olio usate per la pizza? Noi usiamo olio di semi di soia e abbiamo deciso di usare quello proprio perché non altera i sapori che sono sulla pizza, ovvero mozzarella, pomodoro si sentono appieno, mentre invece magari un olio d'oliva o un olio di semi di girasole avrebbe coperto il sapore di questi qui. Avete mai pensato di implementare la vostra proposta culinaria senza l'aggiunta di papocchie, come vengono definite le altre pizze sul sito? Ci abbiamo sempre riflettuto e ci abbiamo sempre pensato, c'è sempre qualcuno che l'ha proposto, però così avremmo sempre intaccato il nostro metodo di velocità. Fare più pizze comporta anche perdita di tempo, quindi diciamo avremmo perso più tempo e meno persone sarebbero state contente di poter assaggiare la nostra pizza. C'è qualche storia particolare legata agli inizi della pizzeria che ancora oggi raccontate in famiglia, qualche aneddoto particolare? Allora, le tante cose che vengono dette sono le classiche, ovvero come veniva mangiata una pizza tempo fa, ovvero che veniva mangiata stesso sul marmo, quindi su una carta e sul marmo, oppure che magari la pizza veniva pagata il giorno prima per il giorno dopo, cioè il giorno dopo per il giorno prima. E poi ci sono tante storie su Michele, cioè hanno scritto diciamo un libro su tante storielle che ci sono dietro. Però le più belline sono queste qua della pizza, diciamo, quelle del locale proprio.
Non c'è un altro aneddoto magari legato proprio a Michele? Riguardo a Michele ci sta che lui da giovane, tornando da casa che era andato fuori, che era andato a fare un giro fuori, torna così assetato che beve questa ciotola di candeggina che la madre stava pulendo e quindi diciamo si dice che sia basso che non sia cresciuto proprio per questa cosa qua. Questa qua è una storia che hanno tramandato in tanti e l'hanno sempre raccontata. Nonostante il periodo di grande inflazione, siete comunque riusciti a mantenere i prezzi popolari. Qual è il segreto? Allora, diciamo che abbiamo sempre cercato di mantenere i prezzi bassi, anche se sono aumentati rispetto a quando siamo partiti. Noi avevamo un menù molto classico che erano sempre solo le margherite marinara, però partivano dai 3,50 fino ai 5 euro. Adesso abbiamo messo direttamente un unico standard che è di 6 euro ed è rimasto quello e speriamo che non aumenti. Abbiamo aumentato semplicemente perché ci sono stati aumenti vari di farina, mozzarella, quindi abbiamo cercato di mantenere quanto più è basso possibile. Quanto ha influito il quartiere Forcella nella formazione dell'identità della pizzeria? Allora, il ruolo di Forcella è stato importante, ma anche il ruolo della pizzeria nel quartiere è stato importante. Diciamo che si sono dati una mano a vicenda, sia come nomea e sia come rappresentanza. Hai qualche ricordo del film di Giulia Roberts, Mangia, prega, ama? Io ero piccolo durante il film, quindi, cioè quando hanno girato il film, era nel 2010, io avevo circa 12 anni. Ho visto semplicemente il giorno prima che girassero il film la sedia del regista. Non ho visto Giulia Roberts perché purtroppo era a porte chiuse. Mi ricordo solo di quelle giornate che ci sono stati vari cambiamenti sui lucernai, sul banco perché per fare le riprese, però non ho mai visto lei di persona. Secondo te, quanto ha influito questo film sull'internazionalizzazione del vostro marchio e sull'apertura di locali in tutte le parti del mondo? Abbastanza, nel 2010 c'è stata una vera e propria apertura del nome da Michele nel mondo. Infatti diciamo che parecchi sia giapponesi che americani venivano qui proprio per vedere quello, vedere dove era stato girato il film e anche perché il libro ha preso molto più piede del film. Quindi ha avuto una parte abbastanza importante. Quanti locali ha Michele in giro per il mondo? Siamo circa 65-67, sono ancora in apertura altri nuovi locali. Quando avete capito che Da Michele non è solo una pizzeria, ma un'istituzione della città, quale evento in particolare vi ha fatto comprendere il reale status di questo marchio? Il momento particolare è stato quando si passava poi fuori, magari per andare a fare un giro la domenica, e si vedeva che c'erano persone che attendevano anche mentre la pizzeria era chiusa, perché noi la domenica eravamo chiusi, e quindi poi da lì abbiamo deciso che la pizzeria fosse davvero un tempio della pizza e quindi rimanere aperti sempre. Noi siamo aperti 7 su 7, diciamo dalle 10 di mattina fino alle 11 di sera, quindi è diventato proprio un tempio della pizza dove poteva accogliere tutti i clienti. Che responsabilità senti nel rappresentare un simbolo così importante della cultura napoletana? Allora, diciamo che è abbastanza importante come ruolo, ma ci sono tanti giovani che oggi stanno facendo la stessa cosa, quindi a volte guardi, diciamo, attorno a te e vedi che è una cosa che diventa una normalità, quindi non è neanche una grande responsabilità, però è una cosa molto gratificante. Nel locale storico sono rimaste, oltre le mura, parecchie mura, poi c'è il forno che è la parte principale, il banco è stato cambiato inizio degli anni 950, quindi quello è cambiato. Il forno è la parte principale che è rimasta lì, quella è stata intoccata. E invece dal punto di vista culturale e lavorativo? Quello ci sono i ruoli del pizzaiolo, del cameriere. Diciamo che in altre pizzerie, camerieri, pizzaioli sono presi, diciamo, a parte. Invece qua sono cresciuti. Il ruolo quindi proprio di pizzaiolo, di cameriere, qua lo apprendi sia guardando e rubando, diciamo, il mestiere, come si faceva una volta. Quindi quello posso dire che è una cosa che è stata intoccata. Qual è il tuo primo ricordo legato alla pizza? Ricordi la prima volta che l'hai impastata? La prima volta che l'ho impastata è stata purtroppo con un pizzaiolo che adesso non c'è più, Manuele Liguri,
e mio nonno mi affiancò a lui perché purtroppo mio nonno mi fece vedere le cose principali, però lui era un po' più vecchietto, quindi non ce la faceva. Il primo pizzaiolo invece mi ha, diciamo, istradato su questa cosa e mi ricordo ancora le prime volte che mi impastava e magari mi faceva vedere le cose e mi rimproverava. Che sensazione hai provato la prima volta che hai impastato una pizza? È una sensazione che ancora oggi provo quando magari succede che mi metto a lavorare, è una sensazione di libertà, che magari senza responsabilità, ma che penso solo a fare quella pizza, capito? La responsabilità di fare quella pizza bene per qualcuno, ma non avere altre responsabilità attorno. Cosa ti aspetti in futuro per il marchio da Michele? Mi aspetto che diventi ancora più conosciuto, che apra altri locali, che venga conosciuto di più nel mondo e che, beh, che le cose vadano bene sia per Napoli che per la pizzeria, grazie ad esso. Diciamo che l'unico progetto che stanno adesso, che hanno preso, che stanno incrementando, sono le pizze congelate, sempre dalla pizzeria Michele, che aveva mandato già fuori. Aveva fatto questa idea delle pizze congelate, ma è una cosa americana, quindi è una cosa che dovrà partire da lì. Quindi non è destinata al mercato italiano? È da vedere magari, perché magari può essere Nord Italia, qualcosina così, quindi siamo ancora in progettazione.